Io nella mia vita non mi sono mai posta il fatto di diventare un'imprenditrice, però probabilmente ce l'ho. Se tu credi in qualcosa e ti piace, o se tu devi fare qualcosa, ci vuole intensità. Non è accettata la pigrizia, non è accettato il tanto per fare. Non mi interessa il risultato, mi interessa l'intensità nel processo. Ho avuto dei momenti dove non mi sono allenata, dove ho lasciato andare un po' più la mia salute, dove ho mangiato peggio, dove ho mangiato meno, quasi da avere un deficit calorico perché non riuscivo a stare dietro a tutto. Nell'ultimo anno io sono molto più cauta e sono anche molto più distaccata con le persone perché ho avuto delle scottature forti e sono stata anche una cattiva amica perché non ho avuto lo spazio mentale, anche forse alcune relazioni più importanti di famiglia dove magari ci sono stata meno presente con la testa. Alice, benvenuta, sono molto contenta di questo episodio. Veramente non vedo l'ora di affrontare con te tantissimi temi che mi interessano anche personalmente, ma comincio con il chiederti se dovessi presentarti e raccontare di te a delle persone che non ti conoscono, che cosa diresti, che cosa fai nella vita? Che domanda difficile. Intanto grazie Virginia per avermi invitata, sono contenta di essere qui, di poter fare una conversazione sicuramente insomma di qualità, quindi sono contenta. È la domanda forse più difficile perché io non sono, te lo dicevo anche nei messaggi, non sono verticalizzata per scelta, sono una persona molto curiosa e non riesco, quando mi parte una curiosità, non riesco a fermarmi. Quindi io praticamente parto da un fulcro di curiosità e verticalizzo in tante parti. Ho tanti cappelli, quindi non ti so dire cosa faccio o chi sono. Chi sono Alice. La curiosità, la voglia di esplorare, sicuramente il mio valore più grande è la crescita, la voglia di sempre crescere, sempre migliorarmi, senza però quell'eccesso di miglioramento per le performance, deve essere un miglioramento che mi dà energia. I cappelli che indosso principalmente, che ormai ho scelto nella mia vita, sono il cappello della mamma, che è un cappello grande, in questo momento ho 3 bambini piccoli, il cappello dell'imprenditrice, ho 2 business avviati, quindi ho imparato quella parte di far crescere dei business, e poi ho il cappello della comunicazione, perché comunque con il podcast e con i social comunico ormai da anni nei temi della crescita personale, sempre con il mio take un po' ingegneristico, un po' analitico, perché il mio background iniziale era di ingegneria, che poi ho lasciato quella parte e mi sono data, la parte più digital. Quindi questi sono i miei 3 cappelli principali, perché sono i miei... È come divido le mie giornate fondamentalmente. Se penso a cosa faccio durante il giorno, faccio la mamma, faccio l'imprenditrice e comunico. Certo. Questo non so se è proprio la risposta più semplice. No, ma e tra l'altro è molto bello che tu ti muova attraverso queste identità diverse, ma qual è secondo te la cosa più difficile nel conciliare questi 3 cappelli che indossi, quindi mamma, imprenditrice, divulgatrice, insomma? La cosa più difficile è conciliare le direzioni, perché è come se dovessi raccontarlo in modo figurativo, è come avere dei fili che ti tirano in direzioni diverse, perché quello che tira la parte della mamma spesso è perpendicolare a quello che ti tira nella direzione di un progetto. Ti sarà capitato di innamorarti di un progetto e di non riuscire a pensare ad altro. Anche a me è capitato negli ultimi anni. Questo lusso non me lo posso più concedere, perché arriva un momento della giornata dove invece devi completamente staccare e andare spesso in un'altra direzione. O al contrario, avere un bambino piccolo appena nato e magari non avere più quell'interesse o quell'ossessione rispetto a un progetto, perché la tua natura ti porta a dire adesso è il momento di dedicarmi a mio figlio appena nato. E questo ha portato un grande senso di colpa, perché spesso ti senti non abbastanza nei tuoi ruoli che apparentemente sono perpendicolari. Quindi la grande sfida e difficoltà è rendere questi fili paralleli, cioè in modo che le forze non ti portino da una parte e dall'altra, Direzioni opposte. ma che vadano in una direzione comune, che in fondo è la direzione della vita che stai costruendo. Perché i miei figli beneficeranno dalla persona che sono, forse l'accettazione della donna che sono, l'accettazione che c'è una parte di me che non riesce ad assopirsi, quella parte di crescita, non si è riuscita ad assopire durante nessuna gravidanza, durante nessuna maternità.
non sono mai riuscita a non avere quel progetto, quella cosa che mi portava passione. E questa la devo vedere come una risorsa e non come un contrasto ai miei figli. E devi trovare dei modi, perché magari la narrazione che invece ho, e sono sicura di averla come background noise, come rumore di sottofondo, è quella del: se sei una brava mamma, non sei una brava imprenditrice. Se sei una brava imprenditrice, non sei una brava mamma. Sostituisci imprenditrice con carriera, con quello che vuoi, Certo. atleta, quello che è comunque un grande altro progetto della vita. E questa narrazione di sottofondo la devo cambiare quotidianamente. Per me questa è la sfida più grande, di rendere questi fili paralleli il più possibile. Quindi trovare modi creativi, miei, nostri, della nostra famiglia, per esserci in entrambe le cose. Sì. Questo è. Tu hai sempre voluto fare l'imprenditrice o ti ci sei un po' trovata in questo Mai ruolo? voluto fare l'imprenditrice, mai neanche pensato. Ed è particolare perché se parto dalla storia della mia famiglia, di solito gli imprenditori sono figli di imprenditori e i dipendenti sono figli di dipendenti. Perché? Perché appunto anche lì la narrazione che viene detta in casa è: se hai degli imprenditori per te è una cosa che esiste, l'imprenditorialità; se non li hai è una cosa un po' lontana. Io ho in realtà 2 figure imprenditoriali che però non mi hanno trasmesso l'idea che fossero imprenditori, cioè è come se io me ne fossi accorta da grande. Dopo, ok. Lo spiego meglio. Io sono cresciuta con 2 genitori separati da sempre, non ho ricordo di loro insieme. Tu sei figlia unica? Io sì, ho un fratello solo dalla parte di mio papà, quindi Ok. sono cresciuta come figlia unica fondamentalmente. Lui è molto più giovane di me, quindi non abbiamo vissuto insieme. Ho vissuto con mia mamma, che era una dipendente comunale, quindi proprio dipendente classica, dipendente lavoro classico. Mio papà invece non ha vissuto con me, quindi non ha avuto un'influenza diretta. Però lui è sempre stato molto imprenditoriale, non necessariamente imprenditore, se non magari negli ultimi anni che ha avuto il suo progetto, ma è stato sempre imprenditoriale, cioè lui faceva fatica sin dai tempi non sospetti a fare il suo 9 to 5. Lui diceva: se io un domani posso non timbrare il cartellino, quella è una vittoria, perché uno dei suoi valori principali era la libertà. Però conta che io mio papà non l'ho vissuto, quindi questa cosa non l'ho respirata a cena. A cena si respirava lo stipendio fisso, il lamentarsi della busta paga che non era mai abbastanza. Dall'altra parte però c'era mio nonno, che era il papà di mia mamma, altra figura molto importante della mia vita, che era invece un imprenditore. La sua storia, se abbiamo un minuto in più, Certo. che non ho mai raccontato, è una storia molto interessante, perché lui è nato ai tempi della guerra, poco prima della seconda guerra mondiale, nel 1938, da una famiglia poverissima, non poverissima, scusa, una famiglia normale con tanti figli, quindi erano 7-8 figli. So che mia bisnonna ha avuto 17 figli, tanti morti o tante gravidanze non andate a buon fine, sai, ai tempi era un po' così, però ne ha avute tantissime. E mio nonno ai tempi della guerra, ovviamente è arrivata la povertà, ma soprattutto suo padre è morto con suo fratello maggiore, che era l'unico che avevano fatto studiare. Sono morti per una bomba giocattolo appena la guerra era finita, nel 1945. Hanno preso un giocattolo e sono esplosi. Mamma mia. Quindi la mamma si è trovata con questi figli da sfamare. Mio nonno aveva 6-7 anni ai tempi, con questi figli a sfamare senza più neanche il marito e l'unico figlio su cui avevano investito, gli volevano far medicina. Quindi mio nonno lo portavano dai preti per farlo diventare prete, perché così almeno li sfamavi in un qualche modo questi figli. Lo portavano a Reggio Emilia, io ero in provincia di Reggio Emilia, cioè mio nonno era della provincia di Reggio Emilia, lo portava e lui tornava a casa a piedi 30 chilometri senza scarpe per non rovinare l'unico paio di scarpe. E quindi lui non ha fatto le scuole e l'hanno subito mandato a lavorare come muratore. Insomma, alla fine non ha fatto fare il prete. Lui diceva: il prete non lo voglio fare, non voglio diventarlo. Non è diventato prete e non ha fatto le scuole perché non c'erano i soldi e ha lavorato sin da bambino come muratore. È andato a lavorare anche in Africa come muratore. Però poi lui a un certo punto si è innamorato dell'arte, incontrando un pittore, Antonio Ligabue, pittore famosissimo, che viveva a Gualtieri, che era il paese adiacente al nostro. E lui ha avuto questo innamoramento dell'arte che è strano per una persona non alfabetizzata, cioè che a malapena sapeva scrivere.
Che forma d'arte? È un'arte, viene considerata, per anni è stata considerata arte naif perché Mhm. non era un'arte strutturata, perché comunque Ligabue era un'altra persona che non era culturato, aveva dei problemi mentali, salute mentale, però adesso viene un po' rivalutata Mhm. come, ti parlo un po' di Van Gogh, Ok, un tipo di quest'arte, però ok. molto più, cioè più di bassa classe se Sì, più vogliamo, popolare. Ok. più popolare, più campagnola. Però è incredibile perché oggi ovviamente è un'arte riconosciutissima. E lui si è innamorato di questo pittore, insomma, poi ha dedicato la sua vita a curare questo pittore, significa curarlo, fare le mostre, e quindi ha dedicato la sua vita, è venuto a mancare purtroppo 2 anni fa, ehm, e quindi lui è stato imprenditoriale, è stato un imprenditore, Certo. però non un imprenditore d'azienda, e Sì, lui ci ha talmente tanto protette, parlo di me, di mia mamma e di mia zia, che è la sorella di mia mamma, le sue figlie, perché è stata una vita difficile, è stata una vita di bassi, di alti, di momenti di grande povertà, di momenti di benessere. Quindi io ricordo da bambina questi momenti, dato che lui era il maggiore provider della nostra famiglia, perché non c'era mio papà, mia mamma guadagnava appena per darci da mangiare. Ricordo dei momenti dove magari c'era quella cosa in più e dei momenti dove veramente non c'era niente. E lui diceva sempre: trovati un lavoro perché deve. Non parlava mai del suo di lavoro, mhm. ci voleva proteggere. Quindi io nella mia vita non mi sono mai posta il fatto di diventare un'imprenditrice, però probabilmente ce l'ho. Ce l'hai, sì. Quindi non l'ho respirato, ma ce l'ho. E ci sono capitata per caso. Sono capitata per caso in questa veste perché mi sono innamorata del digitale e ho iniziato a creare contenuti. E quindi sono in questa nuova generazione di imprenditori che hanno iniziato creando contenuti. Mhm. Poi il mio vero progetto imprenditoriale dove non c'è il mio volto è Norma Stitching, che è la scuola di inglese che abbiamo cofondato con Norma Cerletti, di cui noi ci siamo occupati tutta la parte business da zero, quindi quello è stato il vero progetto imprenditoriale dove ho visto un'azienda a 360 gradi nascere Sì. e crescere. E tu in questo progetto imprenditoriale ti sei lanciata con il tuo compagno, Michael. Sì, Ok. dall'inizio, perché quando ho conosciuto Michael, ci siamo conosciuti in Thailandia, quando io appunto stavo cercando di capire come fare freelancing fondamentalmente. Avevo già un'idea di una azienda, ne avevo già lanciata una piccola, un piccolo progetto. Sto capendo cosa fosse questo mondo Mhm. del digitale. Sapevo che il digitale mi piaceva perché, vedi, probabilmente dal sangue di mio papà, volevo la libertà. Cioè, Mhm. io mi ero innamorata del fatto che potessi vivere da qualunque parte del mondo e con un computer avrei potuto creare il mio stipendio. Questo è stato il primo fulmine. Sì. Mi ha fatto innamorare del digital, però non ne sapevo niente, quindi stavo cercando di capire, per una serie di eventi ero in Thailandia e lì ho conosciuto Michael. Michael canadese, stessi motivi, era in Thailandia per imparare, c'era questa comunità, parliamo del 2013-2014, quindi un po' di tempo fa, c'era una comunità di digital nomads, pochissimi italiani, quasi nessuno, adesso è più popolare, e lì insieme si faceva rete, Mhm. vivevi con pochi soldi perché non ne avevamo e facevi rete, imparavi il copywriting, imparavi a fare siti, imparavi l'affiliate marketing, quando è iniziato tutto fondamentalmente, il grande boom del digitale. Io ho incontrato Michael e lì ho iniziato il mio canale YouTube, Ok. a caso, perché venivo da un momento molto difficile e avevo bisogno di parlarne. E quindi mi sono messa una telecamera, probabilmente complice il fatto che respiravo digital con tutti questi digital nomads, però non conoscevo dei personal brand, non era una cosa per me. Sì, non era staged, diciamo, no? No, Ok. è stato sai cosa c'è? Voglio parlare. Mhm. Io ai tempi seguivo Clio, Mhm. quindi avevo solo questa idea che qualcuno con una videocamera poteva parlare di qualcosa. Mhm. Per me non era il make-up, era la crescita personale che stavo toccando con mano tra i templi thailandesi. Ok. Quindi per la prima volta dalla mia cultura occidentale ho tutto sotto controllo, tutto si misura, venivo anche da un background ingegneristico, stavo toccando con mano i concetti del lasciare andare, del meditare, del fatto che la vita, venivo da un momento molto difficile, quindi avevo tanto, non ci stava dentro tutto, è dovuto uscire. Ho iniziato il mio canale YouTube, non conoscevo ancora Michael.
Quando ho conosciuto Michael, lui invece aveva già in mente questo mondo del personal brand, perché l'aveva visto da alcuni americani che seguiva, e lui aveva un podcast nel mercato americano che si chiamava Unleash Yourself. Era un podcast che parlava di business, di marketing, anche lui stava muovendo i primi passi. E quando ci siamo incontrati, a parte che non gli ho svelato il nome del mio canale YouTube, che non aveva, era famoso Alice's Lifestyle, che tengo ancora in modo molto orgoglioso questo nome, che non mi rappresenta più, Chiaro. ma è l'inizio, è stato il mio inizio, quindi mi sono data quel nickname. Quindi Alice's Lifestyle non c'era il mio cognome, non c'era niente, perché non volevo farmi trovare da nessuno. Io ero in Thailandia, era come se, sai come gli struzzi, se metto la testa sotto la sabbia non mi vede nessuno. Se non metto il mio cognome non mi vede nessuno, se non le persone che non mi conoscono. Quindi con Michael gli ho detto ho un canale YouTube, lui all'inizio mi ha cercato dappertutto, non riusciva a trovarlo, però le persone hanno iniziato a interagire con questo canale. E lui mi ha detto, sai cosa c'è? Potremmo iniziare un brand, potresti iniziare a fare dei corsi. E lì è nato il primo filone di business. Poi lui, essendo di origini italiane, conosceva l'italiano più o meno, e quindi abbiamo detto, se in America è già, noi pensavamo anche fosse già saturo, pensa come eravamo ingenui, cioè 2013. In America ovviamente era già più avanti il mercato, in Italia invece era libero, e abbiamo iniziato insieme. Ok. Quindi ho sempre fatto tutto con lui, Ok. perché tutta la mia storia imprenditoriale è una storia insieme. Sì, e sono molto curiosa di capire la vostra dinamica di coppia, perché in ogni coppia c'è un po' il rischio che uno vada avanti e l'altro magari rimanga Vero. indietro, e voi comunque, cioè non si tratta solo di seguire la stessa strada, la stessa evoluzione a livello di famiglia, partner, ma anche proprio di business partner, cioè vi dovete vi siete, penso, evoluti Sì. come, diciamo, imprenditori insieme, e immagino che, cioè, ci sia sicuramente una dinamica familiare che entra ed esce Certo. all'interno della vostra azienda, che portate a casa. Com'è che la gestite questa? Allora, noi ci definiamo co-humans, Mm. perché siamo co-founders, co-parents, coppia, quindi siamo co-humans. È come se Alice e Michael fosse un'entità da gestire, Mhm. perché come dici tu c'è una dinamica che va oltre l'essere sposati. Premetto che per noi funziona molto bene, cioè io non potrei immaginare di essere sposata con una persona che fa qualcosa di diverso, Come mai? perché siamo arrivati a un livello di condivisione dei momenti difficili che se io fossi a casa col mio lavoro e lui arrivasse a casa e dicesse ho fatto questo lancio, non è andato bene, devo lasciare andare questa persona, devo investire questi soldi, io certo che potrei esserci, ma come l'abbiamo toccato con mano insieme, l'abbiamo vissuto con le stesse emozioni. Quando lui parla di qualcosa, non solo io lo posso provare a comprendere, ma l'ho vissuto con lui. Mhm. Che non significa che funzioni sempre in una coppia questo, ma per noi, per le nostre caratteristiche, che adesso ti spiego, ha funzionato, è stato un valore aggiunto e non un valore che ci ha tolto. Ci ha fatto andare a un livello di profondità, è come aggiungere una dimensione, è come quando una coppia ha un figlio, inevitabilmente si aggiunge una dimensione di coppia che non hai esplorato prima, perché devi prenderti cura di un essere umano e devi avere quindi delle visioni che a volte non sono condivise, devi metterti d'accordo e insieme fate questo progetto di vita. Un business è la stessa cosa. È comunque un progetto che ti permette di dire io ti vivo anche in un'altra veste. Quindi io Michael l'ho vissuto tutto. A 360, Tutto. ogni lato. Esatto, e per me questo è stato un valore aggiunto. Ok. Noi diciamo sempre che è chiaro che le cose possono andare male, nessuno di noi crede nel per sempre per partito preso. Noi siamo sposati, però tutti i giorni diciamo se un giorno non dovrà più funzionare, abbiamo il diritto di andare per le nostre strade. Però ci diciamo anche tutto quello che abbiamo vissuto, cioè abbiamo una profondità di relazione che mi piace credere che non sia facile farci vacillare, perché la profondità, le conversazioni, i momenti, i buchi stretti dal quali siamo passati sono, cioè io e lui siamo un team, Siete una squadra. siamo una squadra e siamo insieme in Sì. questo.
Ha funzionato bene perché abbiamo caratteristiche diverse, Ok. opposte. Io analitica, numerica, precisa, devo mettere a terra, devo vedere le operations, devo capire i processi, devo gestire il team. Lui creativo, incasinato, visionario, dalle mille idee, però comunicatore, bravo, lui vede davanti agli altri, ha un'intelligenza che io rispetto tantissimo. C'è anche quello forse, il rispetto totale di avere un tuo pari. Non ci siamo mai sentiti uno sopra l'altro, però ha funzionato perché è effettivamente così. Mhm, mhm. Non puoi crearla questa cosa. Questa Sì. cosa c'è un pizzico di fortuna. Sì, sì, sì. Non puoi pensare di dire mi metto al tuo pari se non lo sento, che magari uno va più veloce dell'altro, cioè Mhm. semplicemente abbiamo spesso avuto gli stessi ritmi. Mhm. Nell'ultimo anno, perché voglio anche dire non è tutto rose e fiori, nell'ultimo anno invece stiamo vivendo forse un momento più difficile su questo, perché la forza e la potenza dei nostri progetti e il terzo figlio hanno portato a dividerci un po'. Prima eravamo sempre in Alice e Michael lo facciamo insieme perché le mie forze sono le tue debolezze, le tue forze sono le mie debolezze. Quindi insieme facciamo l'uno. Questa, invece logisticamente nell'ultimo anno il trasferimento a Milano, il terzo figlio e il business che è cresciuto tanto ci hanno portato a dover per forza dire alcune cose le fai tu e io non le vedo e alcune cose le faccio io e tu non le vedi. E forse un po' questa solitudine in alcuni momenti ci ha fatto fare più fatica di comunicare. Ci siamo trovati magari qualche sera con più attrito, con più discussioni, proprio perché non lo viviamo insieme. Mhm. Noi funzioniamo bene a viverlo insieme. Certo. La vita in questo momento ci sta chiedendo un'altra cosa e la stiamo gestendo al meglio delle nostre potenzialità. E probabilmente sarà anche proprio una vostra evoluzione individuale, cioè vedrai che... Assolutamente, Mm. sì, infatti, ma dentro questa coppia vorrei precisare che ci sono state le evoluzioni individuali, noi ci lasciamo molto liberi di evolvere, abbiamo dei momenti dove lui evolveva da una parte, io tenevo le cose insieme per due, dove Ok. io evolvevo dall'altra, non c'è gelosia, non c'è invidia, non c'è pressione, cioè in questo co-human non c'è morbosità, non c'è quella idea di controllo, c'è una fiducia totale, la voglia di ascolto totale del vuoi fare questo? Vai, Mhm. se devi farlo, vai, io ti supporto, però ti capisco così bene e così profondamente che lo vivo con te, non posso fare altro che sentire sono l'unica persona al mondo che può viverlo con te perché Mhm. ti ho vissuto così profondamente. Quindi Mhm. abbiamo trovato l'essere sempre insieme, tra virgolette, ma con grande libertà individuale, se no non potremmo essere le persone che siamo, perché Certo. come tu ben sai, fare l'imprenditore ti richiede di evolvere costantemente, non può essere tappato da un'altra persona. Mhm. Senti mai la pressione di dover dimostrare qualcosa? Ma tutta la mia vita. Cioè, ho fatto ingegneria per cosa? Perché Mm. mi piacevano le viti e i bulloni? Mm. No. Tutta la mia vita, forse adesso un po' meno. Credo che il personal brand nasca sempre da questo. Credo che tutti noi che ci mettiamo in gioco, magari mi sbaglio e dico una cosa che è una mia credenza e che non pretende di essere la verità. Però ho conosciuto tante persone che hanno dei brand forti e c'è sempre una storia molto interessante dietro di non essere visti, Mhm. di non essere stati visti da un genitore, a scuola, in una carriera. Ehm, Abbiamo questa cosa, secondo me, che ci porta a voler essere viste, a non voler essere trasparenti, a non voler essere irrilevanti. E io l'ho sentito in questi anni e l'ho guardato dal di fuori. Perché vuoi questo? Perché è vero che vuoi aiutare le persone, è vero che sei mosso da quell'idea cioè quando ti arriva un commento mi hai cambiato la vita, che arrivano anche a te sicuramente, tu dici wow, ho un impatto, ma c'è comunque il tuo ego che è amalgamato dentro questa cosa. Certo. Perché ho vissuto le due cose, ho vissuto Norma Stitching dove io ero dietro le quinte e ho vissuto Alice Michael dove io ero davanti, quindi posso dire di aver vissuto entrambe le cose. E,
penso che il voler dimostrare qualcosa sia piuttosto il voglio essere visto. Io volevo essere vista. Sì. E tu adesso tra l'altro in effetti cioè porti due, diciamo, testimonianze imprenditoriali, cioè la prima che è molto trainata dalla tua figura e la seconda invece in cui sei un po' la persona che orchestra dietro. Sì. In quale dei due ruoli ti vedi di più, ti senti più a tuo agio oggi? È una bella domanda. Mi piacciono molto le tue domande, perché sono cose che è tanto che non rifletto in queste cose, perché le dai un po' per assodate. Io credo che sono una più brava imprenditrice in norma stitching, perché c'è distacco. Perché quando il prodotto sei tu, perché inevitabilmente quando tu hai un'azienda basata sul tuo personal brand, quando il prodotto sei tu, hai un attaccamento e una mancata lucidità, più o meno, in alcuni momenti di più, in alcuni momenti di meno, e hai delle visioni di dettaglio non necessarie che creano dei colli di bottiglia che ti portano a rallentare invece che accelerare. Perché sei tu, quindi la tua vulnerabilità, il commento negativo, quello che succede ovviamente va a ledere la tua immagine e il tuo valore come persona inevitabilmente, perché è difficile fare il distacco tra brand e personal, ok? Quindi è un lavoro molto più grande, molto più difficile. Su Norma Stitching sono proprio un'imprenditrice, quindi ci sono i numeri, ci sono le unità di business, si prendono delle decisioni che sono davvero imprenditoriali, come un imprenditore che fa scarpe. Quando tu leggi un libro, mi viene in mente il libro di Zappos, non so se l'hai mai letto. No. In inglese è Delivering Happiness, non so se in italiano sia lo stesso, ma sicuramente l'hanno tradotto. Mi è capitato di citarlo perché è uno dei libri che io amo di più e parla di Zappos, che è stato il primo e-commerce di scarpe, di tutta la sua storia, del founder. E quella è l'imprenditorialità, quando tu non sei il prodotto, ma sei l'imprenditore. Questo è naturale, quello che abbiamo vissuto fino a 15 anni fa, 10 anni fa. Solo oggi si è amalgamato tutto e noi la stiamo navigando come pionieri. E non c'è una ricetta, non è facile. Quindi chi riesce a far crescere un business con un personal brand, chapeau. Perché hai dei momenti di grande intensità, dei momenti di meno intensità, quindi ci sono dei giorni che lo odio, ci sono dei giorni che lo amo più di ogni altra cosa al mondo. Cioè dall'altra parte la passione che provo per il mio podcast non la provo per Norma Stitching. Certo. L'amore, certo. Non ho problemi a dirlo perché è naturale, Chiaro. Cioè quella cosa lì è mia. Sei tu. Sono io, sì, esatto. Sì. La cosa che ho notato, io che ti seguo anche da un po' di tempo, ho visto che è molto cambiato anche il tuo rapporto con il digitale. Sì. Cioè ho visto che effettivamente, e su questo la cosa che mi è molto piaciuta è che sei sempre stata molto trasparente. Sì. Cioè si vede che non ti forzi, no? No. Cioè se una cosa non fa più per te, lo dici, cambi, basta, e tutti contenti, tutti felici. Tu ad oggi pensi che ancora questo concetto del personal brand sia un elemento, cioè sia veramente un punto di forza su cui investire, oppure pensi che siamo un po' ritornati indietro alla parte più della imprenditorialità classica? Se avessi un brand online sicuramente investirei per creare un sito bello, chiaro, ma soprattutto facile da usare. Il mio percorso imprenditoriale mi ha un po' insegnato che anche il prodotto migliore al mondo può perdersi se l'esperienza per il cliente finale è troppo complicata. Questo è il motivo per cui sicuramente sceglierei Shopify, che è il checkout numero 1 al mondo, e con ShopPay le conversioni aumentano addirittura il 50%. Questo significa che i clienti arrivano in fondo senza abbandonare il carrello per la frustrazione. Quindi se hai un brand online e vuoi veramente offrire un'esperienza d'acquisto impeccabile ai tuoi clienti, vai su shopify.it/360 tutto minuscolo. Tra l'altro su shopify.it/360 puoi attivare una prova gratuita di €1 al mese. Allora, penso che il personal brand siamo solo all'inizio, perché io credo in un futuro del lavoro dove le aziende saranno decentralizzate. Vedendo i trend, vedendo come le persone che si approcciano al mondo del lavoro, le nuove generazioni, richiedono un altro tipo di trattamento, un altro tipo di flessibilità, e penso che questo possa essere possibile solo se riusciamo a
lavorare davvero sugli obiettivi, sulle competenze. Faccio un passo indietro se hai voglia di approfondire questo punto, perché è un punto che mi preme molto e ha a che fare col personal brand, quindi rispondo alla tua domanda. Il passo indietro è che noi abbiamo sempre avuto l'idea della produttività, cioè il concetto di produttività nasce con l'agricoltura. Un campo era produttivo quanto più verdura, frutta poteva generare, a fronte dello stesso tempo della semina. Poi abbiamo applicato questo nell'industria e funzionava tutto sommato abbastanza bene. Quanti pezzi riesco a produrre dato una determinata risorsa o un numero di operai? Oggi il concetto di produttività noi l'abbiamo provato a applicare all'economia come si può dire, delle competenze intellettuali, che sono quelle che spopolano nella maggior parte dei business, che non sono quelle manuali ma sono quelle intellettuali. Questo concetto di produttività non funziona più, perché io non riesco a dire quante idee hai avuto oggi, quanto è efficace la tua newsletter, quindi posso dirti quante newsletter hai scritto, ma quello che il mercato pagherà all'azienda di servizi sarà l'efficacia della newsletter e non più la quantità. Certo che il volume in un certo senso ha un peso, ma non è così. Dobbiamo ancora capire come misurare, quindi abbiamo bisogno di una buona classe di manager che sia in grado di non stare in ufficio e guardare l'ultimo che arriva, che sia in grado di non misurare le persone per quante ore lavorano, ma sia in grado di misurare le persone per il loro impatto su un progetto. Solo che l'impatto su un progetto, cioè, prova tu a misurarlo. Anche perché può non essere una curva esattamente linea retta, ma può essere una curva esponenziale dove magari una persona cresce piano 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 e poi a un certo punto esplode. Io ho avuto l'esperienza con la nostra CEO di Norma Stitching, che è bravissima. Tu non sei quindi CEO di Norma Stitching? COO, Chief Operations. Okay. Comunque no, non sono CEO. Okay. Io e Michael diciamo che insieme prendiamo le decisioni esecutive, quindi possiamo essere i CEO. L'ultimo anno ha avuto più lui il cappello, insieme l'abbiamo fatto per gli anni, però sì, abbiamo noi formalmente il ruolo, ma lei è la nostra Chief Operations Manager, Officer. Lei è cresciuta, cioè all'inizio ci ha messo un paio di anni, poi è diventata, cioè lei è il nostro, io adesso non guardo neanche più, lei gestisce tutto ed è fenomenale, ma non avrebbe potuto esserlo il giorno 1. Quindi come possiamo misurare la produttività? Questo per arrivare a dire che giustamente oggi i giovani si affacciano al mondo del lavoro dicendo ma perché mi misuri le ore? Io lo capisco, solo che dobbiamo avere delle aziende pronte a capire cosa misurare e delle persone anche pronte a essere misurate sulle performance. Solo che le performance vanno misurate in un modo che sia giusto e non ingiusto. Quindi siamo in questo grande cloud che ancora non abbiamo l'equazione giusta. Quindi oggi c'è un grande turnover, grande insoddisfazione. Le aziende dalla loro parte che cercano di trattenere i talenti non sanno come fare. Non c'è colpa di nessuno. Quindi io vedo un mondo dove personal brand, ognuno avrà un personal brand, vedo un mondo decentralizzato dove le persone prestano le loro competenze in un'economia molto più aperta, dove le aziende non hanno più il tempo indeterminato, ma abbiamo il freelance magari tutelato, quindi non deve essere per forza il contratto che oggi immaginiamo i freelance, e quindi il personal brand è tutto. Perché è chiaro che tutte le caratteristiche di un personal brand vanno applicate anche a una persona che entra nel mondo del lavoro. Perciò io penso che sia molto importante e c'è un grande futuro. Dall'altro lato penso che dovremo imparare a gestirlo questo personal brand, dove le persone non si fanno prendere male dal fatto che hanno dei no, cioè un fallimento del tuo personal brand non è un fallimento tuo personale. Vero, questo è molto difficile da separare. È molto difficile separarlo, cioè se io butto là fuori un contenuto e va male, o addirittura va male è nessuno se lo considera, o addirittura crea quelli che chiamano shitstorms, crea e succede. A me è successo una volta di fare un contenuto che mai avrei pensato, perché ho detto che una parrucchiera non mi aveva chiesto scusa perché mi aveva bagnato tutta la schiena e volevo dire, gli italiani fanno fatica a chiedere scusa. Il punto era, cioè, è venuto fuori un putiferio, mai avrei immaginato. Quindi succede questo
è uno scivolone, però ricordiamoci che è un personal brand, quindi come tale io decido che cosa mettere lì fuori di me, sempre con autenticità, perché sennò non funziona, però non è il tutto. No, Cioè il infatti. fatto che Alice's Lifestyle non è Alice, Sì. questo è molto importante. E poi il mondo imprenditoriale invece senza personal brand è chiaro che continuerà, perché abbiamo bisogno anche di imprenditori che magari da una parte hanno un personal brand, cioè si fanno conoscere, ma che non sono il prodotto del loro business. Vero, verissimo. E invece tu, Alice, hai sempre voluto, sempre desiderato diventare mamma, o anche lì è stata un po' una scelta? No, mai, anche lì. Anche lì, Quindi sono incredibile la tua imprenditrice, vita. mamma, e a 25 anni avrei pensato di essere manager senza figli. No, dai, incredibile. Come mai non volevi avere figli? No, non volevo avere figli, perché io sono sempre stata orientata alla carriera, quindi nella mia testa i figli... Allora, dirò un'affermazione molto brutta. Io non è che mi piacciono tanto i bambini, non sono quella che è nata con l'idea materna, Senso di maternità. o che magari da piccola dicevo voglio fare la maestra, Mia mamma è stata maestra d'asilo. Ok. Io dicevo, come fai a fare questo lavoro? I bambini degli altri non li tocchi. Sai presente quando non ti viene neanche da... Distinto. Vabbè, sei lì, forse sei pieno di batteri, di germi. Ti tengo a distanza. Sì, ti tengo a distanza. Parlo di Alice giovane. Quindi proprio i figli erano una cosa... Ma ci sta anche magari a 20 anni, però non avevo neanche questo istinto di maternità. Io volevo fare la manager, mi vedevo in una città come New York, tacchi a spillo, cioè presente, quella era la mia visione. Poi la vita mi ha portato su un'altra strada, quindi è successo che, non è un mistero, è un po' la mia storia d'origine, che io mi sia innamorata di un ragazzo americano con cui sono stata a San Diego poi per molto tempo, per un po' di tempo, e io vengo da una storia di endometriosi. Sono stata operata, parlo di quando avevo 20 anni, quindi anche in tempi dove l'endometriosi non era una cosa, me l'hanno diagnosticata endometriosi ovarica, per fortuna non l'avevo in altri organi, però comunque ho avuto diverse operazioni e era un punto delicato per me, dei cicli mestruali molto pesanti, a volte non arrivava mai, a volte molto abbondanti, dolorosi. Quindi mi hanno sempre detto un domani tu dovrai fare delle cure di fertilità per rimanere incinta. Dicevo, va bene, ci penserò un domani. In realtà sono rimasta incinta senza volerlo con questo ragazzo americano. Ah. È stato uno shock totale perché io non ho neanche fatto il test di gravidanza al ritardo, perché per me il ritardo era normale. Quindi l'ho scoperto anche abbastanza avanti. Quindi ho scoperto di essere incinta e poi al terzo mese ho perso il bambino. Quindi ho avuto un aborto spontaneo, anche lì è stato uno shock totale perché nessuno parla degli aborti spontanei, che sono il 25% delle gravidanze accertate. Figurati quelle non accertate, perché ovviamente tanti c'è la fecondazione, però poi finisce quasi come un ciclo più abbondante, più lungo. Se una persona non fa il test proprio alla quarta, quinta settimana, Non lo sai. non lo sai. Quindi si annovera probabilmente il 50% delle gravidanze, soprattutto le prime gravidanze. Alcuni sostengono che sia l'utero che non è pronto. Io non sono medico, quindi sto solo dicendo quello che ho sentito. E studi che ho letto dicono che l'utero a volte non è pronto ad accogliere un corpo estraneo, oppure è una questione genetica. Questa è la tesi più annoverata, Ok. che la natura fa il suo corso. Quindi ho perso il bambino e la storia poi è andata male da lì. Grazie al cielo dico che questo figlio non nato mi ha salvato la vita, perché mi ha fatto concludere una storia con una persona estremamente problematica, che aveva delle dipendenze di cui io ho fatto finta che non avesse, e avrei avuto una relazione tossica, abusiva e tutto il resto. Però da quel momento, quando io ho avuto quel piccolo puntino nella mia pancia, sapevo che sarebbe stata una cosa che volevo essere mamma. Cioè in quel momento sono diventata mamma, cioè nella mia testa ero ok, Sono e basta, pronta. sono pronta. E quindi poi E gli altri 3 figli con Michael invece hai fatto fatica ad averli oppure sono arrivati? allora, Sebastian il primo abbiamo provato per un po' e poi ho dovuto fare un'operazione che non è altro che una pulizia dell'utero,
per preparare alla gravidanza e sono rimasta incinta il mese dopo che mi sono operata. Quindi ha fatto sì che l'ovulo fecondato attecchisse all'utero. Ah, ok. Quindi questo me l'ha permesso perché io avevo questo problema di endometrio ispessito. Ah, Quindi c'era un endometrio che proliferava molto velocemente, quindi dopo l'ovulazione creava un ambiente non propizio per attecchire, quindi non era il problema della fecondazione, era il problema dell'avere l'ambiente giusto. sì. E quindi sono rimasta incinta subito, però anche con Michael avevamo perso appunto una gravidanza prima di Sebastian, quindi abbiamo scelto di fare questa operazione. Juliet è arrivata senza problemi subito dopo Sebastian, senza piani, quindi è stato fin troppo presto. Sapevamo che avremmo voluto un secondo figlio, ma magari non subito, così, ok. invece è arrivata subito. E Julian è arrivato naturalmente, anche Il terzo e lui, l'ultimo, sì, ok. esatto, quando l'abbiamo cercato. E c'è qualcosa dell'essere imprenditrice che è stato cambiato dalla tua maternità? Cioè, c'è stato un momento in cui hai detto questa carriera che io sto facendo come imprenditrice, adesso che sono mamma, è profondamente cambiata? Anche nel tuo modo Sì. proprio di gestire le persone, gestire questi processi? Allora, è difficile rispondere perché le due cose sono andate molto insieme. Conta che Sebastian è nato nel 2018. Io mi considero imprenditrice dal 2016, quindi cioè, i progetti, posso dire che per me è stata una cosa integrata. Mhm. Io ricordo che ho lanciato un progetto molto importante per me che è stato Ritualmente a maggio 2018, Sebastian è nato ad agosto 2018. Non ho mai davvero smesso di lavorare. Forse l'ultima maternità che io credo di aver voluto il terzo figlio perché io sono molto trasparente, non ho problemi di dire le cose come stanno, magari sono scomode per qualcuno per ascoltarle, però io mi sono chiesta perché vuoi un terzo figlio. In parte penso che sia stato un riscatto dall'aver avuto la seconda figlia durante il Covid. Sono stati 2 anni devastanti per avere un bambino, partorito da sola, non ho mai visto i nonni, mai nessun aiuto, chiusi in casa per 2 anni con 2 bambini. Sebastian aveva neanche 2 anni e lei era appena nata, è stato un incubo. Quindi secondo me mi è rimasta quell'idea di mi piacerebbe rivivere quel momento. È chiaro che non si fa un figlio per questo, ci devono essere le condizioni, però penso che il desiderio sia Nato da lì. nato da quello e dal fatto che forse con Julian mi sono permessa di avere più tempo per lui. Gli altri 2 erano talmente in mezzo alla crescita dei progetti che è stato un tutto insieme. Perché comunque io ho sempre voluto essere presente per i miei figli. Non ho mai avuto ad esempio qualcuno che dormisse da noi. Ci sono la figura della puericultrice. Sì, che è non una l'hai mai avuta. Ok. non l'ho mai avuta. Ce la saremmo potuti permettere. Abbiamo sempre avuto una tata, ma non abbiamo avuto i nonni. Quindi cioè, la tata è sempre stata, diciamo, la persona che ci permetteva di andarli a prendere a scuola presto. Cioè lei andava a prenderli prima, però noi a cena sempre a casa alle 6. Facendo le notti puoi lavorare. Cioè, tu immaginati quando hai un progetto che sta crescendo così e alle 5:30, ok, smetto perché adesso torno a casa dai miei figli, perché ci voglio essere. Le notti insonni me le faccio tutte, perché ci sono, perché creo una relazione. Se non la posso creare in tutti i momenti del giorno, perché sto anche lavorando, la creo in tutti i momenti della notte, in tutte le malattie, in tutti i weekend, in tutte le vacanze dove tu non ti porti magari lo stuolo di aiuti. Non c'è niente di male in questo, Anzi, però per noi è stato un modo di conciliare, per quello che ti dicevo, per creare quei 2 fili paralleli e non perpendicolari, è stato un modo per essere in pace nel riuscire a fare tutto, a scapito forse della nostra salute, del sonno, di tante altre cose, delle amicizie. Ci sono cose che il corpo ci dice da tempo, ma che iniziamo ad ascoltare solamente quando diventano un problema. E Cura nasce proprio da qui, dall'idea che la salute sia un percorso chiaro, guidato e personalizzato. Cura offre ogni anno un pannello molto approfondito di esami di laboratorio, fino a 3 volte più approfondito rispetto ad un check-up normale, e il supporto di un medico che ti segue passo dopo passo in un percorso di ottimizzazione della salute. L'obiettivo è aiutarti a capire che cosa sta succedendo nel tuo corpo e che cosa puoi fare per migliorare energia, sonno,
sonno, equilibrio ormonale e la tua salute a lungo termine. Come funziona? In 2 minuti prenoti il prelevo in uno dei nostri laboratori partner. Quando sono pronti, i referti vengono caricati in piattaforma e vengono revisionati dal tuo personal doctor, il tuo cura doctor. A questo punto puoi prenotare una consulenza di 45 minuti con il medico e entro qualche giorno ti arriva il protocollo. Il protocollo contiene una serie di indicazioni pratiche su vari aspetti della tua salute, quindi sonno, gestione dello stress, alimentazione, esercizio fisico, eventuali ulteriori approfondimenti da fare. Se vuoi iniziare il tuo percorso con cura, trovi il link in descrizione. Sì, perché infatti, cioè, questo ti chiederei, c'è qualcosa che devi lasciare andare? Sì, E tu che cosa hai lasciato andare? le amicizie per tanto tempo le ho iniziate a coltivare negli ultimi 2 anni. Adesso ho un gruppo di amicizie molto forte che per me è molto importante, ma non c'è stato spazio e sono stata anche una cattiva amica, forse per le amicizie precedenti, perché non ho avuto lo spazio mentale. Alcune relazioni meno importanti di famiglia, anche forse alcune relazioni più importanti di famiglia, dove magari ci sono stata meno presente con la testa. Sono stata meno brava con i miei cani, magari lì qualche passeggiata in meno, non c'è tutto. Ho avuto dei momenti dove non mi sono allenata, dove ho lasciato andare un po' più la mia salute, dove ho mangiato peggio, dove ho mangiato meno, quasi da avere un deficit calorico perché non riuscivo a stare dietro a tutto. Sono stata meno brava a volte nei team come leader. Sapevo che non stavo facendo il mio, ma non ci stava. Quindi ho lasciato andare tante cose in tanti momenti, ho dovuto perdonarmi tante cose. E questo penso sia forse la cosa che l'imprenditrice in me sono più morbida. Io penso che un imprenditore, un'imprenditrice senza figli ha forse degli angoli più squadrati, perché è normale anche che sia così. I figli ti richiedono quella morbidezza mentale del dire non sono arrivata a tutto e in fondo va bene così, ci arriverò. Ho fatto molto mio il concetto di stagioni della vita. C'è una stagione dove sei performante al massimo e ottimizzi tutto, c'è una stagione dove sopravvivi e a volte in alcuni progetti è stata sopravvivenza e non bravura, dove dici ho dato il mio meglio. Forse era il mio meglio. Forse è il mio meglio in quel momento. In quel momento, ma non era di certo il meglio che potessi dare in assoluto. Certo. E se tu pensi oggi ai tuoi figli, che cosa gli vuoi trasmettere anche un po'? Forse parlo anche al plurale perché tu e Michael siete anche su questo molto allineati. Sì. Cioè che cosa senti di stare trasmettendo e il motivo per cui sei ancora, cioè ti senti, non lo so, anche tirata da questo filo dell'imprenditoria, Sì. però dici io questo filo non lo voglio mollare perché mi piace, mi fa star bene. Ecco, che cosa senti di star ritrasmettendo a loro in questo momento? Loro sono figli che crescono con 2 genitori che danno tutto. Dare tutto ad un progetto significa farsi un mazzo allucinante per qualcosa in cui si crede. E questo loro lo respirano. E questo è un valore che nella nostra famiglia, quando uno pensa ai valori di famiglia, perché credo che quando i figli sono ancora a casa è giusto che ci siano dei valori che sono trasmessi dai genitori, poi loro sceglieranno se portarli con sé, modularli, lasciarli andare. È chiaro che più c'è allineamento, meglio saranno i bambini, più magari un bambino invece ha un temperamento diverso e un modo diverso, più probabilmente si creerà contrasto e lui dirà: i miei genitori facevano questo, io non ero d'accordo, ma pazienza, perché tanto i figli avranno sempre dei genitori che sono persone diverse, a volte c'è affinità, a volte no, quindi anche di questo è interessante. Quindi non so come la prenderanno nel futuro, però noi gli trasmettiamo il fatto che qualsiasi cosa si fa al meglio che si può. Non si fa con sufficienza, loro sono 2 bambini che si svegliano con dei genitori che sono sempre svegli, sempre pronti, sempre attivi, ci sono dappertutto, fanno l'impossibile. Non ci perdiamo una loro cosa di sport, non ci perdiamo, cioè per noi è la performance, nel senso del non essere pigri nella vita, cioè noi abbiamo questa vita. Che cos'è performance per te?
performance è avere quella intensità nel fare. Per me è il livello di intensità. Se tu credi in qualcosa e ti piace, o se tu devi fare qualcosa, per esempio a scuola, perché è un dovere come bambino di istruirti, ci vuole intensità. Non è accettata la pigrizia, non è accettato il tanto per fare. Non mi interessa il risultato, mi interessa l'intensità nel processo. Cioè a me non interessa il voto, proprio non mi può interessare niente. Però l'attitudine con cui tu ti approcci alla vita nella nostra famiglia è importante, quindi è un'attitudine sempre di se io lo faccio con serietà, lo faccio con professionalità, per quello che vuol dire alle diverse età, lo faccio con se no, tanto vale non farlo. Quindi noi lo mettiamo questa intensità in tutto. E credo che sia un valore che loro percepiscono dallo sport alla scuola, ed è un'intensità con se stessi, non è un'intensità, una performance verso gli altri, verso il mondo esterno, che non richiediamo, Certo. che anzi non la richiediamo neanche a noi stessi. Non siamo, per esempio, io non mi faccio grossi problemi su quello che c'è là fuori, anzi, come hai detto tu, mi sono sempre fatta pochi problemi nel dire questo lo lascio andare, dove magari tu dici perdo opportunità, ma è solo questione di competizione esterna, perché io so cosa è meglio per me. Però quello che faccio lo faccio bene. Bene vuol dire con intensità. Ci metto il massimo. Sì. E per me c'è anche un concetto molto molto legato alla performance su cui sono curiosa di sapere il tuo punto di vista, perché so che tu hai uno stile di vita ad alta intensità, ti svegli molto la mattina presto. E hai mai pensato che potessi scadere nell'estremo opposto, cioè di dire divento un po' schiava di questi, diciamo, standard che mi sono settata, quindi visto che prendo tutto talmente con serietà, talmente con impegno, poi alla fine a un certo punto non ci sto dentro, ma ho fatto questo patto con me stessa tale per cui non riesco neanche più ad uscirne. No, però attenzione, perché mi do il permesso di fare un passo indietro. Cioè io non ho il problema della coerenza come viene spesso considerata nella serie. Se tu hai detto questo, lo farai per sempre, che è un punto molto importante per tante persone ed è una trappola. Tante persone dicono io non so, sono vegetariano, poi mi accorgo che non riesco a digerire i legumi e devo tornare a mangiare pesce e carne, anche in piccole quantità o quello che è. Però ormai l'ho detto e lì si crea il problema, perché tu soffri per una decisione che hai preso prima e a costo di portarla avanti, non per te ma per gli altri, allora stai male. Io se una cosa non funziona più, faccio il passo indietro, l'ho dimostrato in questi anni. Quindi tipo che cos'è che hai fatto? Secondo qual è stato il tuo più grande passo indietro? Ma so, Ritualmente. Ritualmente era una piattaforma che era una startup, andava bene, andava benissimo e non funzionava più con il mio modello di vita, di business, di quello che volevo coltivare. Sono stata criticata, ho perso opportunità, ho perso mercato. Quindi tu le che performance... cos'è che sentivi che non andava, che strideva? Cioè c'era qualcosa che dicevi proprio? Allora sì, strideva il fatto che io non amavo più essere protagonista all'interno di Ritualmente e non amavo fare training alle altre persone affinché loro fossero talmente allineate a me che il pubblico amasse tanto loro quanto amava stare lì per me. Mi sembrava di tradire il pubblico nel non esserci, e però mi sembrava una brutta scelta imprenditoriale doverci essere, perché prendeva tutte le mie forze. Quindi Ritualmente risucchiava tutto. Io avevo tante altre opportunità, non mi trovavo più in quella situazione. Era una palestra di crescita personale dove c'erano i rituali. I miei rituali popolatissimi, gli altri rituali non così popolati. Grandi investimenti da dover fare entrare per riuscire a mantenere una velocità tecnologica di un certo tipo, perché comunque era una piattaforma che doveva avere uno sviluppo tecnologico autofinanziata. Ci abbiamo messo negli anni circa €500.000 all'interno, quindi stiamo parlando di piattaforma perché abbiamo avuto dei problemi col codice, cioè l'abbiamo rifatto diverse volte, avevamo tutte le masterclass ed era un progetto che o io gestivo dal di fuori
non mi andava di farlo particolarmente e comunque il pubblico si sarebbe dovuto abituare a un ritualmente senza di me, o io c'ero dentro, avrei fatto solo quello, mi stava iniziando a tirare via dalla mia vita personale e poi avrei dovuto fare entrare degli investitori, perché non volevo più metterci dentro il nostro denaro e perché la velocità di guadagno è più lenta della velocità di investimento quando diventa una startup tecnologica. È tipico delle startup tecnologiche, tu hai dei round di investimenti per andare così veloci perché poi a un certo punto diventeranno molto più grandi, ma le due cose non sono sincrone, sono asincrone. Noi abbiamo cercato di farle stare sincrone finché è durata, non ce la facevamo più. Quindi non era più allineato, nonostante appunto andava bene. Cioè, è chiaro che avremmo dovuto avere degli investitori per fare quel passo che volevamo fare. Quindi in quel momento ho fatto il passo indietro, ma ho fatto il passo indietro anche in alcuni momenti dallo svegliarmi presto al mattino, non ne faccio mistero nel dire in questo momento non mi sveglio presto al mattino, mi sveglio normale perché non ce la faccio. Oppure non vado in palestra, cioè non è che se dico faccio questo lo faccio per sempre, lo faccio finché funziona e finché funziona per me l'intensità è quella, perché lo amo, perché mi dà un ritorno, perché è importante per me, perché mi fa stare bene. Magari faccio fatica nel momento, ti svegli presto, certo che hai quell'effort, però io per esempio la palestra adesso che faccio al mattino molto presto mi sta salvando la vita, la sanità mentale da un momento di grandi cambiamenti, quindi è il mio momento dove sono con me stessa, preferisco andare a letto prima. Quando questa cosa non mi farà stare più bene, non è una cosa identitaria. A volte noi tendiamo troppo a appiccicarci l'etichetta di quello che facciamo, perché siamo preoccupati che senza quello noi non esistiamo. Alice esiste senza nient'altro. Non devo fare una cosa per esistere. Quindi non ho problemi a lasciare andare. Perciò l'intensità, e spero che è una cosa che trasmetterò ai miei figli, deve esserci finché è una cosa che tu senti tua. Non aver paura di cambiare, perché la vita è fatta di grandi cambiamenti. Invece noi abbiamo tanta paura di contraddirci. Ma la vera contraddizione è fare qualcosa ad alta intensità che non ti rispecchia più. Verissimo. Questo, diciamo, ruolo dell'imprenditore è sempre molto collegato ad un concetto che è quello del rischio. Tu che relazione hai con il rischio? Ci sono dei rischi che ad oggi non ti prenderesti più e magari degli altri rischi che senti di poterti prendere con più sicurezza? Io non ho paura del rischio. È Tu sei naturale risk questo. seeker, risk seeker si dice, ok. Risk seeker, sì. Allora, punto 1, parliamo di soldi. Io ho una relazione, la chiamo sana o distaccata col denaro. Io credo che il denaro sia pressoché infinito, credo nell'abbondanza totale, credo nel quello che perdi ti torna triplo, credo che il denaro circola e che non ci sia nessun tipo di freno al denaro. Credo di credere questo perché, cioè penso che credo tutto questo perché mio nonno ha avuto dei momenti di abbondanza e dei momenti di ristrettezza. Quindi a casa mia si respirava, seppur non direttamente, cioè non mi veniva detto questo mese non ci sono soldi, quest'anno è andato male, ma io lo sapevo. Cioè a volte a Natale c'era un regalo bello, la cena più piena, a volte no. A volte c'era la busta, quando ero un po' più grande, e a volte non c'era. Mi ricordo noi a chiederci come mai non c'è, ci sarà. Cioè era quasi non è una famiglia che tu dici guadagni questo, il tenore di vita è questo. Tu potevi avere un anno dove mio nonno diceva alle sue 2 figlie, quindi mia mamma e mia zia e a me, andate a farvi un viaggio e lo pagava lui. Adesso non ti sto parlando delle Maldive, però e quindi tu dicevi wow, che abbondanza, cioè mi è arrivata questa cosa e poi degli anni che magari dicevo voglio andare via con le mie amiche, mi aiuti ma per quest'anno facciamo anche no. Quindi c'era scarsità e abbondanza, quindi io ho vissuto secondo me questa cosa come la mia normalità e la vivo tuttora così, perciò per me il denaro è un mezzo. Oggi ovviamente ho una serie di strategie che permettono di assicurare del denaro per i miei figli, che è l'unica cosa che mi interessa. Ma per me
L'abbondanza e la scarsità non mi fanno paura, quindi questo aiuta molto la mente imprenditoriale, perché quando ti dico ho investito €500.000 in Ritualmente, ho preso delle decisioni più lunghe della gamba, il passo più lungo della gamba, in tanti casi. Alcuni hanno ripagato, alcuni sono state perdite. Nella grandezza cioè nell'overall dei progetti ha ripagato. Poteva non andare così, ma è chiaro che io mi rendo conto che ho una totale propensione al rischio. Imprenditoriale significa spesso un rischio monetario, perché quasi tutto si traduce in termini monetari, l'assunzione di una persona, Certo. prima che tu te la possa permettere, però sai che potrebbe avere quell'impatto nel progetto, quindi tendo sempre a fare quella cosa più rischiosa. E c'è stato invece un momento in cui hai sentito di essere molto vicino ad un fallimento? Cioè, l'altra medaglia del rischio può essere Sì, il fallimento. Sì, però non mi ha fatto paura. Ok. Abbiamo avuto l'anno scorso un grosso fallimento di progetto, enorme fallimento di progetto, quindi dal team che avevamo costruito al progetto che avevamo fatto non è E che andata cos'è che bene. non è andato bene? Non è andato bene la scelta delle persone che erano personalmente brave tutte, ma insieme non hanno funzionato e non avevano quelle competenze che forse servivano. La nostra gestione di questo gruppo, perché ovviamente io mi metto sempre, l'imprenditore ha sempre la responsabilità primaria, il capitano della nave, quindi cioè, non sono mai le persone che falliscono, sei tu, come le hai gestite, come le hai scelte, come le hai messe, come le hai dato, che strumenti hai dato a loro. La visione del progetto non era proprio on point e lì abbiamo perso un bel po' di soldi, anzi abbiamo dovuto investire i nostri soldi personali in un'azienda perché si può fare un investimento soci in una SRL, quindi abbiamo fatto questo investimento soci che è un investimento infruttifero, che tu fai, metti del denaro, della liquidità per velocizzare un progetto, invece di prendere la banca che ti fa pagare un interesse, se tu hai dei soldi, invece di metterli in un fondo per prendere il 3% all'anno, investi su te stesso. Noi crediamo molto in questo, l'abbiamo fatto più di una volta. Questo, anche per fare, non so, dei lanci, campagna marketing di €80.000, li finanzio io personalmente perché credo talmente tanto nel lancio che quegli 80 me li prendo appena faccio il lancio. E questa volta è stato un investimento a 6 cifre e siamo riusciti a riprenderlo solo dopo 12 mesi. Ci ha fatto un po' tremare la cosa, perché di solito era il mese dopo, cioè facevamo tutti i nostri calcoli, il mese dopo è come un finanziamento della banca, però l'opportunità che hai, se hai liquidità, noi ne teniamo sempre un po' come investimento, diciamo, su di noi, sui nostri progetti. Dico questo perché diciamo che dietro tanti successi imprenditoriali ci sono più fallimenti. Ci sono tanti fallimenti. Tanti. Che magari rischiano di restare un po' sotto traccia, perché poi non li vedi, non ne parli, però se sei in grado di attraversare questo fallimento, di rialzarti e di magari cambiare le cose, provare a cambiare le cose, ne esci molto vittorioso. Noi diciamo sempre con Michael che sono lezioni costose. Hai presente quanto costa l'università in America? Sì. Le università in America costano centinaia di migliaia di euro, follia se ci pensi. E quindi diciamo alla fine questa è un'università della vita, dell'imprenditorialità. Per noi non c'è imprenditore che non abbia perso denaro, non potrebbe essere considerato tale. A volte si vince, a volte si impara. Questo è un detto di Norma Stitching invece. Sometimes you win, sometimes you, invece di lose, learn. Bello. Sometimes you learn. Quindi quando tu sbatti contro un muro, perdi dei soldi, o hai un fallimento anche personale, cioè perché poi i soldi sono una parte del rischio, poi il rischio è anche di vedere il proprio valore personale, il burnout, cioè ci sono dei rischi più nascosti che forse mi pesano di più, cioè il denaro mi pesa molto meno, invece il rischio di non fidarsi più delle persone quando è una brutta esperienza, quello a me ha segnato molto. Nell'ultimo anno io sono molto più cauta e sono anche molto più distaccata con le persone perché ho avuto delle scottature forti, quindi mi devo riniziare a fidare, devo riniziare a fidarmi anche di me, non degli altri, ma di me come leader. Sì, invece, cioè, se pensi adesso alla tua vita, una cosa che mi piaceva molto che mi hai detto prima è che vedi un po' la tua vita, la vita in capitoli. Adesso, in questo capitolo in cui ti trovi ora, quali sono le tue priorità?
Che domanda difficile, perché un giorno mi sveglio e ho delle priorità il giorno dopo delle altre, perché è un periodo di grande cambiamento. Abbiamo cambiato casa, cambiato città, cambiato scuola ai bambini, cambiato ufficio, alcuni progetti stanno ingrandendo, altri rimpicciolendo. Quindi un giorno ho la priorità della casa che deve diventare un nido, perché adesso sono focalizzata su questa casa, che ho fatto dei lavori che sembrano banalità, ma ti prendono un sacco di spazio mentale. Ok. Quindi a volte dico, vabbè, adesso faccio la casalinga. Poi dico, ma dove vuoi andare? Quindi la faccio per 2 giorni, sono stanchissima di far tutto. Quindi le priorità, diciamo che sono 2, anzi 3, quelle fondamentali. Intanto la priorità della coppia, che uno non se l'aspetta. In tutto quello che ho detto finora dici, cosa stai dicendo? Il rischio di perdersi in tutti i meandri della vita e darsi per scontati è reale. Ho pensato l'altro giorno a una domanda che mi piacerebbe fare alle mie amiche, dire: quanto tempo spendi nella tua settimana a pensare alla coppia? E sono quasi certa che la risposta sia quasi 0, perché la dai per assodata. Quando hai i figli, le routine, il lavoro, stai sempre pensando a un progetto spesso personale, di crescita personale, tuo, oppure dei figli, oppure di corpo, perché magari ti vedi quella, non so, quella cosa di grasso in più che vuoi mettere a posto, però non vedi quello che si sta magari logorando, o quei non detti, o quei silenzi. E dopo un anno di grandi cambiamenti, la coppia è una priorità, quindi non la voglio perdere. Cioè non voglio perdere questa priorità, perché prendersi dei momenti per viversi, anche nel casino di tutto il resto, è importante. E so che se coltivo la coppia, tante altre cose nella mia vita vanno bene. I figli, quindi esserci per loro, soprattutto in un momento dove vedo Sebastian, che è il più grande, che ha 7 anni e mezzo, ha bisogno di avere, secondo me, un genitore a casa quando torna e non una tata, perché lui condivide. Cioè iniziano quell'età dove il bullismo, le cose, le relazioni, e loro devono avere spazio, perché non funziona a interrogatorio coi bambini. Come è andata oggi? Quei 5 minuti a cena? Bene, perché non sono pronti. Mi rendo conto che mettersi lì a fare un disegno insieme, a fare i compiti insieme, è quel momento dove lui poi si rilassa e a volte viene fuori una storia immensa che se tu gliela chiedessi non la direbbe. Quindi per me questa è una grande priorità dei prossimi anni. Il nuovo capitolo è non solo qualità, come poteva essere prima, perché i figli nei primi anni hanno bisogno, certo, di presenza del genitore, di coccole, eccetera, ma è molto un lavoro di cura. Quindi che tu faccia da mangiare o lo faccia la tata, davvero non credo che ci sia una grande differenza. È chiaro che non significa che tu non ci debba essere. Chiaro, sì. Però sei nella bolla della tua casa. Quando iniziano la loro vita al di fuori, sociale, sportiva, è lì che secondo me cambia un po' il senso del tempo. Quindi per me alle 3, 4 del pomeriggio io mollo tutto, non ci sono. Quindi pomeriggio a casa con loro, e ovviamente le esperienze, da coltivare questo momento bello con loro che stanno crescendo abbastanza da essere piccole persone, non sono più piccolini. E poi me stessa in termini di evoluzione, cioè sono pronta al prossimo capitolo. Ho chiuso il capitolo figli, salvo cose strane, non dovrei più averne. Quindi ho chiuso quasi sicuramente il capitolo figli, ormai ho 38 anni, quindi per me è andato, ne ho fatti 3, ne ho abbastanza di 3, non avrei neanche più questo sforzo di averne un altro. Quindi chiuso il capitolo figli, riaperto questo nuovo capitolo di Milano, io sono pronta a darmi forse a un nuovo capitolo evolutivo mio, quindi anche la palestra che adesso sto coltivando molto, un nuovo modo di mangiare, di alimentarmi, anche perché penso che dai 40 ai 50 l'assicurazione è davvero sul futuro, la massa muscolare, un certo tipo di alimentazione, cioè non è più 20 anni che passa tutto, adesso è la mia assicurazione per la vecchiaia, certo. che mi costruirò nei prossimi anni. Quindi queste sono le mie 3 priorità. Ti faccio un'ultima domanda. Quale pensi che oggi sia la tua più grande fortuna? Oltre a tutte quelle
date per scontate. Cioè, la più grande fortuna di ciascuno è la salute, perché è l'unico interruttore on-off. Cioè, se domani io scopro di avere qualcosa di brutto, la mia vita cambia completamente. Quindi quello non è un progetto fallito, non è una relazione conclusa, è la salute. Quindi la salute è la fortuna più grande e la diamo per scontata. Nessuno mai è grato per la salute finché non ce l'hai, non purtroppo. Darla, ma sì. Esatto. Però la mia più grande fortuna, per non essere così banale, tra virgolette, penso che sia avere la curiosità di essere consapevole. Perché quando tu ti fai delle domande ti metti in gioco. Cioè, io sono una persona che non pensa di aver sempre ragione, non ho problemi a ammettere il fallimento, non ho quella pressione, quelle sovrastrutture che a volte bloccano le persone dal loro potenziale. Non mi interessa di quello che in fondo gli altri pensano, non mi interessa di quello che percepiscono. Se io sono in pace con me, va bene. E questa per me è una grande, grande fortuna, perché mi permette di andare oltre i miei limiti, perché mi permette di scivolare senza farne troppi problemi, mi permette di essere in situazioni goffe e dire vabbè, ci rido sopra, quindi spingermi, mentre molti si frenano dicendo ho troppa paura di espormi e quindi evito di mettermi in quella determinata situazione, ho troppa paura di rischiare me stessa. E secondo me questa è anche una prerogativa molto femminile, la paura di esporsi. Quindi io non ho paura di espormi. Questa è una grande fortuna che mi ha portato oggi, secondo me, dove sono. Dove sei? Alice, grazie mille per questa bellissima chiacchierata, No, veramente, grazie a te. e complimenti proprio per la trasparenza, perché è veramente emersa molto la persona che sei. Quindi... Grazie a te per aver creato questo spazio, mi sono sentita super a mio agio, quindi Bene. grazie per la chiacchierata e le bellissime domande. Dai, grazie ancora.